Ciao ragazzi, benvenuti. Come avrete capito dal titolo e anche da questa insomma, visuale che ho fatto, adesso devo ricordarmi che è di qua perché normalmente io vedendo lo schermo mi viene da dire così, ma come vedete qui invece, adesso ho fatto giusto, c'è il plugin del DX7 di Arturia. Allora, questa cosa nasce dal fatto che li stavo scorrendo un po' dei plugin che ho, tra l'altro devo ringraziare Antonello che mi ha sottoposto questi plugin che esistono da tanto, ma sono stati aggiornati ultimamente e che hanno un'ottima qualità. Io mi sono fermato al DX7 perché così, siccome io ho un DS8 del quale poco tempo fa ho fatto un video, così riproponendo i suoni FM e tutto il resto, così rivedendo un po' la storia di quei tempi, ho visto il DX7, ho detto fammi provare. E dentro qui ci sono le ROM, quelle originali, cioè la riproduzione, diciamo, delle ROM originali del DX7, quindi i suoni che c'erano nel DX7 quando lo si comprava nuovo, che sono quelli che io ho utilizzato a quei tempi per suonare. Nel senso che questa tastiera è stata una delle prime con cui io mi sono trovato a suonare quando l'ha presa mio papà, perché ci lavorava, perché era una tastiera che all'epoca aveva avuto molto successo e che insomma era importantissima anche a livello discografico, no? Aveva un riscontro incredibile. E lui l'ha comprata un po' dopo il grande successo e la usava in vari modi. Uno di questi modi era prestarla a me per andare a suonare. E devo dire che chiaramente, vabbè, questo suono è un suono che tutti noi ricordiamo. È il suono del piano elettrico, il piano Electric Piano 1 che c'era sulla prima ROM. Ora, chiaramente, come vedete, qui abbiamo, adesso metto un altro suono, sempre di quei tempi, per rimanere intanto nella purezza così filologica anche della cosa, di questo plugin che riproduce in questo modo anche graficamente così preciso la tastiera. Per esempio, questo suono di strings. In questo caso noi normalmente non avremmo queste possibilità che ci sono qui, che sono diciamo quelle che poi esistono in alcuni FM, synth FM che sono nati dopo questo, che è stato nei primi degli anni 80 una rivoluzione. Dopo sono arrivati dei synth FM che avevano un approccio un po' più user friendly, diciamo, nel senso che si potevano utilizzare se non si era dei grandi conoscitori dell'FM come sintesi, come appunto il DS8 per esempio, che ha anche esso delle macro che mettono insieme una serie di parametri e permettono, che ne so, appunto di fare quello che qui lui chiama cut off piuttosto che altre cose del genere che erano molto più complesse nell'originale. Poi qui abbiamo anche questa opportunità pazzesca di allargare e vedere praticamente tutto, gli inviluppi, le modulazioni e gli effetti, cosa che il DX7 non aveva. E quindi vabbè, ora prima di arrivarci cominciamo dalla base, diciamo da quelli che erano i suoni più conosciuti del DX7 ai tempi. Scusate, credo di avere il volume troppo alto. Quelle che erano poi le caratteristiche, diciamo, del DX7 qui sono davvero ampliate, e poi abbiamo a disposizione una visuale così chiara della cosa che all'epoca di certo non c'era un displayino piccolo così con scritte 3 cose, con un data entry dovevi continuare a lavorare per arrivare a qualcosa. Qui abbiamo a disposizione tutta una serie di parametri che possiamo gestire come se fosse un synth, diciamo, sia FM ma anche con un approccio che può essere così, può ricordare anche i synth precedenti, quelli analogici del passato, prima che arrivasse la sintesi FM digitale. Sintesi che ha avuto un impatto pazzesco dal punto di vista proprio anche discografico, nel senso che è stata una vera rivoluzione. Io ricordo che sui palchi di quell'epoca se ne vedevano 3 o 4 come minimo, insomma. E poi c'erano questi
questi suoni di basso, per esempio, che ricordo benissimo. Ecco, poi chiaramente questo è la controparte vera. E abbiamo comunque un sound che si avvicina dal punto di vista anche proprio della pasta, del timbro. Ora, questo è un altro sintetizzatore, non è un DX7, quindi questo non è un confronto. È per entrare in quel tipo di sound, quello di quegli anni lì e quello dell'FM di quegli anni lì. Qui, per esempio, abbiamo tutte le ROM originali di quegli anni dove ci sono dei suoni simili. Ecco, il DX7 aveva dalla sua parte questa composizione, questa organicità sonora che era micidiale, nonostante fosse digitale. Perché la sintesi FM ha questa forza qui pazzesca che, ecco, come vedete, queste possibilità qui sono, per esempio, in questo caso, simili a quelle che ci sono qui. Come dicevo, anche qui ci sono delle fare quello che vagamente si ricorda un approccio, diciamo, naturale con un vecchio sintetizzatore, mettendo insieme una serie di parametri FM che permettono di avvicinarsi a quello che noi chiameremmo cut-off o cose del genere. Ora, una cosa molto, molto importante da dire è che questo plugin non è per, diciamo, nostalgici, perché altrimenti sarebbe un problema per loro più che altro venderlo, nonostante vada molto di moda il sound. Il sound degli anni 80 ormai da tanto tempo è in voga ed è così di tendenza, ma comunque in ogni caso diciamo che l'utilizzo che si può fare oggi di un plugin come questo è la bellezza di un plugin come questo, al di là della riproduzione o meno fedele di quello che era un DX7, che se io porto qui un DX7 somiglia, ma non è quella stessa cosa, passiamo per una scheda, ci sono dei jack che escono, c'è una componente audio completamente diversa, no? Quindi anche questi confronti, insomma, si possono fare fino a un certo punto, ma poi soprattutto non so fino a che punto possano essere utili, perché quello che abbiamo qui non è tanto quello, è l'opportunità di avere a disposizione effetti da utilizzare con uno strumento che non li aveva, piuttosto che un sequencer. Vi faccio degli esempi. Ora qui il sequencer, appunto, qui abbiamo tutto a disposizione, possiamo lavorare su qualunque parametro di tutto quello che accade. Questa è una cosa veramente bella e utilissima. Vedete effetti. Suona tutto molto bene ed è chiaramente molto... stavo suonando, ma è partito un arpeggiatore, per esempio. Ci sono tantissimi suoni interessanti e chiaramente proiettati in un mondo decisamente più moderno. Non che non venissero usati in questo modo all'epoca, ma per farlo bisognava avere a disposizione un outboard molto importante con un sacco di possibilità, effetti. Oggi si potrebbe prendere un DX7 e collegarlo a qualcosa che faccia un po' di tutto. Ci sono tanti prodotti che potrebbero aiutarci in quel caso, nel senso dei delay molto belli che fanno tante cose da collegare a un DX7 vero per farlo diventare così, insomma, per portarlo un po' nel nostro tempo. Comunque qui abbiamo anche tutte le categorie con tutti i suoni fatti da
da Arturia, che sono veramente bellissimi e diciamo mettono in luce un po' la parte organica, no? Che ha questo plugin che c'era anche in quelle tastiere, che c'è anche qui, cioè nel senso questo lato comunque che si stacca dal suono analogico classico dei sintetizzatori, ma nello stesso tempo ha qualcosa al suo interno di organico e di umano, non so come dire, nonostante sia una sintesi digitale. Ora, qui chiaramente entriamo in quello che è una miriade di preset, ce ne sono veramente un'infinità e devo dire che prima di fare il video ne ho scorsi veramente tanti e devo dire che sono veramente belli e tutti ispiranti. Ecco, per esempio, queste cose qui sono veramente belle e hanno dentro quel soffio che mi ricorda tanto un po' la sensazione che avevo con il DX7 vero. Lo chiamo soffio perché non so come altro chiamarlo. Cioè, si sente, diciamo, un po' l'approccio di quegli anni e quindi anche un certo tipo di discografia oppure di sonorizzazione di quegli anni, film e cose del genere dove veniva utilizzato il DX7 e l'FM in generale. Però c'è qualcosa di attuale, di moderno. Ecco, questi suoni sono molto simili a certi suoni che ci sono nel DS8. Me lo ricorda molto. E hanno una pasta simile, sentite che c'è un riscontro, no? Anche proprio così emotivo, no? Un richiamo, anche se chiaramente il DX7 aveva molta potenza perché aveva 6 operatori e dava questa sensazione molto complessa ai suoni, anche se possono sembrare semplici, soprattutto quelli dell'epoca, no? Le prime ROM, i primi suoni che erano stati inseriti erano molto semplici. Si cercavano di ricondurre tutto a quelli che erano le esigenze dell'epoca, no? Avere dei brass, avere dei violini, avere quelle cose che si dovevano usare normalmente, ma le potenzialità in realtà del sintetizzatore, come succedeva con quelli del passato, erano enormi. Poi, è chiaro, quando è arrivato il piano del DX7, quello che stavo suonando all'inizio, è stata una rivoluzione perché era una questione anche di polifonia e quindi la possibilità di suonare quasi un piano, tant'è che molta gente ha venduto tutto e andava in giro a suonare solo con quello, e questa morbidezza che aveva, questa possibilità di avvolgere tutto che metteva in campo il DX7 era incredibile. Io me lo ricordo, mi ricordo che quando suonavo con il DX7, nonostante molti lo odino quel suono, in realtà io quando suonavo col DX7 insieme agli altri un pezzo, una canzone, e quel piano lì aiutava tutti a capire dove eravamo e il cantante a cantare e tutto il resto, quindi aveva una sua forza che non va assolutamente sottovalutata. Comunque, vabbè, continuerei con i suoni, ce ne sono veramente tantissimi. Tra l'altro, alcuni sono davvero molto, molto interessanti. Ci sono dei pad fantastici, per esempio, molto ispiranti.
che c'è sì, un po' di richiamo discografico. Molto bello. Hanno un sound veramente bello. Poi ci sono tutte queste cose molto moderne, in realtà molto attuali. Poi, per esempio, un'altra cosa interessante, ci sono tutti gli strings dell'epoca, no? Questi tradizionali, e abbiamo, come vi dicevo, queste opportunità, diciamo, un po' più semplici per agire sul suono. Per esempio, questo me lo ricordo benissimo. Qui abbiamo l'opportunità, come si diceva, di partire da questo e lavorare anche con gli effetti, chorus, che erano chiaramente possibilità che all'epoca erano utilizzatissime. E poi un'altra cosa importantissima, qui noi possiamo cambiare la polifonia, possiamo fare delle cose che chiaramente con quelle vere non potevamo fare. Ora è chiaro che uno dice sì, ma il suono, sì, d'accordo, ma infatti voglio dire, vi faccio un esempio, io i plugin li uso raramente dal punto di vista proprio dell'utilizzo quello, diciamo, classico per produrre, perché nel mio caso, per esempio, quando produco il plugin e l'utilizzo di questo tipo dopo anni passati a scorrere preset, a inserire per avere sonorità sempre diverse nelle cose che facevo, nelle produzioni di artisti piuttosto che di musicisti che mi chiedevano di collaborare. Io questa cosa, come tutti sappiamo, era abbastanza diffusa, no? Quindi avevi a disposizione tantissimo materiale, tantissimi plugin, nonostante tutto questo fosse così comodo, tra virgolette. Io a un certo punto ho ridotto perché ho pensato, non tanto per la questione dell'opportunità o meno di avere quei plugin, ecco, per chiarirci, ma il problema era un altro, il problema era che averli non mi serviva perché mi dava solamente confusione. Ma questa è la mia esperienza. Ci sono persone che conosco che lavorano con plugin e li comprano tantissimi e li hanno tutti e li conoscono tutti e li usano tutti e fanno delle bellissime cose così, perché per loro è bello utilizzare quel tipo di meccanismo, no? Anche creativo. Io per esempio invece preferisco avere delle cose
con cui registro in modo magari, se volete, un po' antiquato, ma ho capito che per me, negli anni, poi con l'esperienza, ho capito che per me funziona meglio, perché le cose partono dalla testa e poi cerco di riprodurle, invece di partire da un suono che è un procedimento differente. Non che siano validi uno e l'altro, semplicemente sono cose differenti. Quindi, nel momento in cui uno utilizza i plugin, la differenza che c'è fra quello vero o quello finto, ma se il plugin è bello e funziona bene, l'informazione che arriva è vera, cioè è verace, è organica, ben venga, no? E quindi tutte queste possibilità diventano comodissime immediatamente, perché voglio dire, adesso io qui posso mettere 4 effetti, gestirne immediatamente quello che mi pare, è tutto sincato se stiamo lavorando all'interno di un sequencer o di qualunque cosa. Insomma, voglio dire, per esempio, adesso vorrei anche un delay. Poi voglio cambiare l'attacco. Ci metto un secondo. Insomma, tutte queste cose sono veramente molto 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 utili, abbiamo tutto come vedete a disposizione in modo abbastanza veloce. E poi vabbè, ripeto, qui sono partito da un vecchio, da un vecchio suono, delle vecchie ROM, cioè di quelli che erano poi i suoni di quell'epoca, sono molto più moderni, no? Sono molto più moderne, sono immediate e se ne può fare un utilizzo. Poi, come vi dicevo, abbiamo queste macro che contengono al loro interno una serie di parametri che permettono di utilizzare l'FM in questo modo molto, molto utile, ma anche molto piacevole e semplice. Insomma, è molto bello secondo me questo plugin, ha un non so che poi vabbè, insomma, forse mi sono collegato anche perché ho risentito dei suoni che sinceramente non sentivo, non sentivo in questo modo, con questa cosa delle ROM di cui vi parlavo, no? Quelle originali, non sentivo da tanti anni. Cioè, vi sembrerà così magari un po' da nostalgici, ma io questo clavine è stato il primo clavinet che do della mia vita, nel senso che prima avevo sempre delle cose così un po'. Questa è stata la prima volta che avevo un suono in mezzo agli altri che aveva questa identità molto aggressiva, bella e prepotente anche, perché insomma all'epoca eravamo chiusi in queste sale a spaccarci le ossa e insomma potevo fare qualcosa anch'io. Quindi insomma ci sono affezionato, ecco, sicuramente questo influisce sul mio giudizio riguardo questo plugin, ma io lo sento veramente di ottima qualità. Faccio sentire un pochino anche. Sentite che c'è. Questo tra l'altro di questa tastiera ho fatto anche un video, se volete andarvelo a vedere, e così almeno vi fate un'idea anche della possibilità, nonostante sia un altro concetto, è una macchina con 4 operatori per parte, è bitimbrico, è tutta un'altra cosa. Però, insomma, il sound è un po' quello lì, veniva preso da qui. L'idea era quella dell'FM che con il DX7 è esplosa nel mondo, insomma, perché insomma, aveva tutti i motivi per essere così, secondo me. Ricordo, per farvi un esempio, questo organo, che ora sentito così fa ridere.
io ricordo che è stata la mia prima opportunità per fare qualcosa che somigliasse a un organo. E capite bene che nel momento in cui io dopo questo ho avuto l'opportunità di suonare un Hammond sono rimasto abbastanza colpito, ma semplicemente perché somigliava molto di più a quello che ascoltavo rispetto a questo. Ma comunque era un sogno poter utilizzare queste cose in ogni caso, e perché non esistevano alternative, ecco. Insomma, le alternative erano quelle vere, oppure... E poi considerate che c'è stato un sacco di gente che quando è uscito il DX7 ha portato, questo ve lo dico perché conosco dei negozianti che lo raccontano sempre oggigiorno come se fosse un avvenimento, un momento particolare della storia, perché lo è stato. Molti portavano i loro Hammond piuttosto che i CP80, piuttosto che qualsiasi altro strumento dal rivenditore, e gli davano dei soldi in cambio del DX7 e salutavano tutti dicendo: ecco, da domani io non mi spezzerò più la schiena e farò tutto con questa, che per carità è una bellissima tastiera, ma non è né un Hammond né un CP70, neanche niente di tutto questo, è un'altra cosa. E chi lo ha capito all'epoca l'ha usata in un modo creativo e intelligente. Chi non l'ha capito ha cercato di farci delle cose che non si potevano assolutamente fare con questa tastiera. Però aveva la sua forza. Secondo me la cosa che ha veramente lasciato, quello che ha lasciato tutti in realtà, secondo me, poi affascinati da questo strumento, è stato il fatto che se inizialmente lo si poteva vedere come una novità, sì, ma che faceva cose con un sound diverso, cose già viste, no? A un certo punto si è scoperto che invece aveva tutta un'altra modalità proprio espressiva, tra cui il breath control che aveva dietro e che poi storicamente è stato utilizzato nei soli, che era, per chi non lo conoscesse, era un controllo MIDI che poteva essere assegnato e poteva essere utilizzato con il fiato, col breath appunto. E quindi dava questa espressività ai suoni solistici, per primo Zucchero Diamante, l'FM, quello è un FM. E poi questa sensazione comunque organica al suo interno, che poi rivista oggi col senno di poi e con le possibilità attuali si tramuta in questo, no? In questa sensazione cristallina in alto, ma anche in questa organicità, in questa possenza, no, interna. Ce n'è, insomma. Questa poi è un'emozione mia, ognuno di voi adesso mi scriva quello che pensa dell'FM in generale e poi del DX7, così, insomma, che di interessante, se qualcuno ha qualcosa da dire a riguardo, di interessante, se qualcuno ha qualcosa da dire a riguardo, insomma, mi farebbe piacere, no, discutere di un plugin che ho trovato, ripeto, veramente molto molto bello. Io vi ringrazio come sempre, vi saluto, iscrivetevi al canale se vi piace quello che faccio. Questo qui è un esperimento, ho imparato a fare così perché è difficile per parlarvi del DX7. Se vi piace quello che faccio in generale, iscrivetevi al canale, ripeto, e ringrazio chiaramente sempre tutti voi per come accogliete le cose che faccio, per le cose che mi scrivete, siete sempre carini, gentili, e questo mi fa veramente molto piacere. Siamo sempre di più, quindi anche questo è un grande piacere, nel senso che ci stiamo avvicinando a un numero sempre più alto di amici e insomma così la comunità intorno a questa cosa delle tastiere si sta allargando e quindi sono felice. E ci vediamo la prossima volta, e quindi devo ricordare di qua DX7 5 credo voglia dire, ed è di Arturia, è molto interessante. Vi mando un abbraccio e ci vediamo presto. Ciao ciao.